Signori miei, eccoci qua di nuovo. Dopo un po' di tempo ritrovo il caro amico Prince e buone nuove, ma neanche per il cappero. Rocky sarebbe indagato per frode sportiva. Prince, che Eh, bel titolino con cui ci siamo ritrovati quest'oggi, eh? Mica sì, è un bel male? 25 aprile, la liberazione, però noi di queste cose qua non riusciamo a liberarci, insomma. Pare Andiamo avanti così. Pare proprio Pare. di no. Signori miei, adesso andiamo a ripercorrere anche un po' l'articolino, ne stanno parlando un po' ovunque su Sky, su Sportman, ovunque praticamente. Leggiamo qualcosa insieme così ne valutiamo. La prima cosa che voglio dire, quando si parla di indagine, dobbiamo essere ovviamente garantisti, non è che Cauti. stiamo parlando di un colpevole a prescindere, no, stiamo parlando di una persona indagata, giusto Prince? Bello, meglio specificare. No, no, corretto, cioè bisogna essere garantisti a prescindere nei confronti di chiunque, visto che comunque funziona così, quindi prima di puntare il dito contro qualcuno, Lo dico perché, leggiamo, dimmi. ci piacerebbe tantissimo, o meglio, non è che ci piacerebbe, in questo momento ogni volta che si parla di arbitri è facile quindi essere già partire con un preconcetto, lo capisco, quindi proprio No, per questo. bisogna essere onesti e equidistanti nelle cose. Quindi c'è questa notizia, bisogna parlarne, sicuramente verrà approfondita nelle ore e nei giorni che seguiranno, ma partiamo da quello che è uscito oggi, perché è uscita la notizia 40 minuti fa, io ti ho contattato subito e ho detto guarda, Neschio, qua Ho Prince bisogna subito parlarne. che è lui il mio vero alert, diciamo così. Prima di Leggo, mi partire, informo, vai così. vi ricordo anche di lasciare il canonico like per dare un po' una scossa all'algoritmo. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e magari per supportare magari qualche progetto che avvieremo col Prince. Vi ricordo sempre che in tanti sono iscritti, ma sotto il 50% praticamente, cioè 47 passa di voi guardano i video e non lo sono. Vi ricordo sempre di farlo perché poi non cambia praticamente nulla, invece può essere di grande aiuto e incentivo. Grazie di cuore, grazie davvero per tutto quello che fate. Allora, andiamo subito, portando proprio, visto che abbiamo l'opportunità di farlo tramite qua l'applicativo, possiamo anche proprio tranquillamente leggere un po' quello che riporta Sport Mediaset. Gianluca Rocchi sarebbe indagato per frode sportiva, anche qui già vedete il condizionale. Condizionale. Sì, ieri sera il designatore arbitrale avrebbe ricevuto l'avviso di garanzia, quindi le indagini degli inquirenti si concentrano sulla passata stagione, quindi qua parla di passata stagione 2024-2025. Eh, quindi la Corretto. stagione, a scanso dei equivoci, visto che subito poi c'è questa narrativa sulla Marotta League, la stagione in cui lo campionato lo vince il Napoli, giusto? Non voglio dire blasfemie. Sì. Eh, sì, prego, Prince, sei qua, No, vai. no, 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 poi attenzionano in questo caso poi due partite, al momento una è sicuramente la più attenzionata, che è quella che leggerai a breve, perché vedo già che stai scrollando Sì, è il sulla giallo partita più di Udinese attenzionata che, Parma. esatto, non è Le- solo quella, ma al momento si parla di questo. Sì, l'episodio sull'inchiesta riguardo Udinese Parma. In sala VAR si stanno analizzando le immagini per un possibile calcio di rigore per fallo di mano. Io sono andato anche a rivederlo quell'episodio Sì. e guardando l'annata di appunto di questa stagione, quello è il rigore tutta la vita, infatti. Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo, la lettura di Daniele Paterna che non sembrerebbe orientato verso l'assegnazione del penalty. Poi, dopo essersi girato per un secondo, cambia idea e dal labiale si evince un è rigore. Quindi una comunicazione che arriva anche dall'arbitro di campo Fabio Maresca. Fabio, ti consiglio un field review per possibile calcio di rigore. Il direttore di gara segue l'indicazione arrivata da Lissone e assegna la massima punizione. L'Udinese vincerà la partita 1-0 proprio grazie alla trasformazione dagli 11 metri di Toven. Quindi pare sostanzialmente, poi andando a leggere anche sotto, che Gianluca Rocchi si alza rapidamente dalla postazione per bussare più volte sul vetro della stanza di Paterna
VAR e Sozza VAR per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno per un on-field review. Noi sappiamo che non può entrare nessuno in sala VAR, non può entrare praticamente nessuno, No, giusto? perché Quindi l'intervento di Rocky in questo caso va ad alterare la totale autonomia della sala VAR e quindi altera poi quello che è la competizione sportiva. Quindi lui non può entrare e dare, diciamo, indicazioni per far sì che si possa modificare una scelta fatta dal VAR, in questo caso da Paterna, e poi da Maresca che era in campo. Quindi lui diciamo che è un terzo incomodo. Poi bisogna vedere se questa cosa qui l'ha fatta nello specifico in Udinese-Parma o poi è un qualcosa che poi si possa si è, ripetere in altre perché circostanze, esatto. perché ci sono anche altre partite attenzionate, quindi questa è una cosa che insomma S- è difficile uscirne pot- da questa cosa qui. Potrebbe essere accaduto e per correggere effettivamente l'episodio, perché ripeto, andandolo a rivedere e guardando quelle che sono state le indicazioni di Mm. quest'anno, è un rigore che avrebbero dato in questa stagione. Però Sì, se il quest'anno danno la regolamento dice che qualsiasi. non può entrare nessuno, perché giustamente vai a inficiare su quello che è l'operato degli arbitri, in qualche modo li metti pressione, li vai a fuorviare in qualche modo, è comunque errato, è una condotta Ma comunque non sì, accettabile. altri l'autonomia che in quel momento è assegnata a Paterna per il VAR piuttosto che a Maresca che è il direttore arbitrale in campo, quindi capisci che diventa poi complicata, no? E poi dopo ti vengono in mente tanti episodi, no? Sì. Anche se poi le regole piano piano cambiano di anno in anno, vengono interpretate, ovviamente poi ognuno si fa la sua idea, però diciamo che lascerei l'autonomia di chi ha in mano la partita. Quindi se tu vieni e diciamo, mi sposti l'idea o comunque cerchi di, come Sì. dire, convincermi o di portarmi su una scelta che non è quella che ho fatto, non è una cosa corretta, a prescindere dalla partita e dalla squadra. Sì, certamente. E qui poi troviamo nella fase finale anche un episodio legato a Inter Verona. Pare che ci sia anche Inter Verona, quello del 2024. Quindi, Questa è la il seconda stella, però, eh. Questa è 2024 sì, della seconda esatto, stella di esatto. Bastoni, di quella partita clamorosa che poi l'Inter vinse, diciamo, col gol di Frattesi Sì, agli me lo ultimi, ricordo agli la ultimi, se- gomitata che agli ultimi era secondi, fallo. esatto. Io ricordo che Esatto, lì nella fattispecie esatto. era fallo. E quindi ci atterra qualcuno, no? Aspetta, fischia, ma fischia, santo cielo, voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade. Lascio questa camera, dice Nasca. Qui Fabri replica. Ho Sì, detto che lui, Duda, si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù. Questa è la furbizia. Quindi in sala VAR si rianalizza il contatto. Fammelo sì. rivedere tutto, bandierina, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, adesso fammi rivedere. Questo è tutto regolare. Fammi vedere il tiro. Buona, vai, dai, veloce, regolare. Fammi vedere un attimo. Michael, sono Gigi, gol regolare, gol regolare. Estrapolato così, diciamo, riesco a capire ben poco anch'io, se devo essere sincero. Sì, in quel caso Ehm, lì l'arbitro ebbe l'impressione che Duda, cioè il calciatore che era stato colpito da bastoni da bastoni, prima, sì. pochi secondi prima che arrivasse il gol, diede l'impressione di essere guardato come per dire, caspita, non vedi? Mi ha toccato, cioè, voleva farsi La- sentire vittima di un qualcosa e quindi lui l'ha percepita così, giusto come o sbagliato l'ha che percepita come che fosse, furbizia, l'ha giustamente. Sì. percepita come furbizia e quindi fa tu vuoi fare il furbo e io lascio andare diciamo, l'azione, poi si concluse con il gol di Frattesi agli ultimi secondi. Partita incredibile quella, negli ultimi minuti Sì, successe, ricordo. successe la qualunque. Ma quindi qui forse la matrice è sempre la stessa, nel senso che comunque loro si interrogano sempre se qualcuno sia intervenuto a correggere la decisione di VAR e E AVAR, penso, suppongo. mentre in Udinese Parma c'è la certezza, e infatti in Eh, questo momento è attenzionata quella partita nello specifico, da cui è partita, diciamo, questa inchiesta, Inchiesta, sì. ma ci sono altre partite che però non vengono ancora, diciamo, menzionate, quindi come sempre Secondo me poi è tutto in divenire ancora, è adesso tutto abbiamo esatto, piedi di esatto. piombo, garantismo all'ennesima potenza per tutti nei confronti di tutti.
chiaro è che andare avanti così poi diventa anche complicato, difficile, è sempre più complicata vedere una partita, non sai mai quando è gol, non sai mai quando è rigore, non sai mai chi interviene e se può intervenire in quel momento. Ti perdi un po' il gusto del calcio, perché noi parliamo di calcio in generale, non di una squadra nello specifico. Sì, no, perché io ho iniziato il video dicendo parliamo della scorsa stagione, invece poi vedi, sono più stagioni che a quanto pare C'è sono toccate. 23-24 riferita a Inter Verona, poi 24-25 riferita al rigore che ne stai parlando tu di Udinese-Parma, e poi, ripeto, se tu guardi varie testate ti danno varie anche interpretazioni, no? Molte partite, più anni, insomma, Poi Rocky in questo dovrà momento adesso... parte Ah, come si dice, il- si va no, subito a cercare di fare notizia, sì, di, riparte un po' il circo che mediatico caccia alla dove notizia, ecco, la sì, caccia alla cominceranno a notizia. puntare il dito ah, ecco perché allora è successo quello, ah, ecco allora voi avete vinto, voi avete perso, ma in realtà qua bisogna veramente un po' ripartire da zero e cercare di capire che questo è uno sport per tutti, per noi, per il popolo, per gli sportivi, e mi sembra che Che ci poi pensano poco a questo, ci pensano mi molto viene poco, da, no? no, mi viene da sorridere perché io la stagione che metterei assolutamente sotto la lente di ingrandimento è proprio quella di questa stagione, ma Qua non quest'anno perché per clamoroso. un motivo o per l'altro, ma proprio perché si è sbagliato tantissimo, ma veramente tantissimo, eh, che da un lato non, no che sia un bene, ma si è sbagliato talmente tanto che è difficile dire quale squadra realmente è stata avvantaggiata o svantaggiata. Però è l'anno in cui forse si sono veramente quasi lamentate tutte le compagini ed è una Ma roba sì, ma incredibile. perché... Quello che abbiamo visto quest'anno, io ripeto, forse sarò mm, esagerato io, ma negli ultimi 20 anni, appunto da Calciopoli in poi, per me la peggiore annata per gli arbitri a livello di performance, di rendimento, noi giudichiamo il calciatore è bravo e meno bravo, io arbitri così scarsi, non me ne voglia nessuno, non li ricordavo veramente da tempo. Sì, che poi non riusciamo neanche a fermarci agli arbitri, perché poi c'è anche il VAR che fa sbagliare l'arbitro. Perché tu vedi delle cose Sì, che dici, no, sì, questo perché non puoi, non... cioè tu se sei seduto l'arbitro non davanti ha a uno carattere, schermo non ha carisma, il VAR è quasi un'arma che ti viene a doppio taglio, a certo, doppio taglio, sì, perché se non la sai certo. utilizzare, è come qualsiasi cosa, è come Come... l'automobile. Se tu l'automobile la guidi con assennatezza, a posto, se non sai guidare Cioè, la macchina ti puoi far male, tu e ma fai sì, male ma anche gli altri. guarda, Così. come tutte le cose, no? Ci vuole buon senso. Mangi una banana, ti fa bene, ne mangi 10, magari non stai bene, no? Usi Sì, social in una esatto. determinata situazione, va bene, poi dipende che uso ne fai dei tuoi strumenti. In questo caso, soprattutto in una stagione come stai dicendo te, questa qui Sì, hanno fatto delle sì. cose, poi audio che spariscono, ritornano, in Sì. generale, ovviamente, in generale, cioè, Sì, ehm, sì, sì. il tifoso percepisce questa cosa qui e dopo si incazza. Dopo va allo Sì. stadio coi coglioni girati, cioè scusatemi la parola, ma veramente Inferocito. ti passa la voglia. Sei i primi che sono deputati a tutelare lo sport e le loro regole, sono i primi che non le rispettano, tu capisci che da qui è finito il gioco, no? Non lo so, magari questa inchiesta potrebbe essere forse la sparo grossa, quindi prendete sempre tutto con le pinze, ma anche magari una manovra politica, non lo so, per far allontanare ulteriormente Rocchi, che ha indubbiamente fallito. Questo al netto dell'indagine, di come si svilupperà, però l'operato di Rocchi è stato un operato insufficiente, proprio per i motivi che stiamo esprimendo sinora. E il problema è che, ecco, in questo momento mi pare che non ci sia neanche il capo, no? Non c'è il presidente, non c'è la figura sopra di Rocchi che in questo momento può prendere la decisione di mandarlo via o altro. Quindi veramente siamo Siamo scoperti in questo momento, sì, in sì, un siamo momento scoperti. storico clamoroso ed è grave, ed è molto, 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 molto grave. Va bene, non lo so se vuoi aggiungere qualcos'altro, carissimo amico Prince. No, allora guarda, noi siamo partiti con la notizia che è uscita, ripeto, 20 minuti fa, quindi questo diciamo è un incipit Sì, di quello che si svilupperà ovviamente in questi giorni, se ne riparlerà, adesso poi oggi c'è campionato, domani poi ci sono delle partite anche abbastanza importanti, no? Perché c'è un Milan-Juve che ci aspetta e potrebbe anche sì. decidere le sorti di Champions League e quant'altro, quindi non si parlerà solo di calcio. Purtroppo gli extracampo che stiamo vedendo anche in questi ultimi giorni, no? Calciatori un po' così, distratti da tutto ciò che non è professionale, non riguarda il rettangolo di gioco, se ne potrebbe parlare per ore, quindi c'è tanta carne al fuoco. Però Sì. siamo alla fine di un campionato, quindi io
piacerebbe vedere parlare più di calcio, però ogni volta che accendi la televisione vedi notizie che ti fanno, insomma, ti danno un po' fastidio perché ama il calcio, questa Sì, purtroppo non è si una bella parla sempre meno notizia. di calcio. Meno, meno, Si meno, parla sempre meno di sempre meno. calcio. Si parla Va sempre meno bene, di quindi calcio, se purtroppo. arriveranno e sicuramente seguiranno aggiornamenti, noi saremo qui insieme a Prince a valutarli insieme a voi. Per cui vi invitiamo ancora una volta a mostrarci il vostro supporto, se vi va, lasciando il solito like e iscrizione. E niente, allora a questo punto un grande abbraccio da Neschio e dal carissimo Prince. Prince, ragazzi, buona giornata. Ci vediamo nel weekend, grandi partite. Sì, sì, state perché ci aggiorniamo subito, immediatamente. Bye.